Buongiorno ragazzi, ben trovati sul nostro canale. Vorrei cominciare a parlarvi di un software totalmente gratuito che si chiama FreeCAD e serve per fare modellazione 3D. Normalmente la modellazione 3D è una materia che si affronta con dei software abbastanza complessi che prevedono determinate conoscenze di disegno tecnico e di modellazione. Ho scelto FreeCAD per due motivi. Essenzialmente il primo è un freeware, quindi alla portata di chiunque. E il secondo, che non è meno importante del primo, la sua semplicità di utilizzo. Spesso e volentieri noi vogliamo mettere sulla carta o nella testa della gente delle idee, dei nostri interlocutori, delle idee che noi abbiamo in testa ma che non magari non riusciamo a trasferire. Ecco che un software di modellazione 3D, soprattutto nella meccanica, ci aiuta tantissimo. Questo che vedete è un esempio, una morsa manuale costruita dal fabbro sotto casa eh, su commissione da parte di un cliente. Il cliente magari non riusciva a spiegargli come la voleva, con un software del genere può creare tutti gli elementi uno per uno, mostrarli al suo fabbro, guardate che belli, quotarli, perché si possono anche quotare, trasferire in 2D e assemblare per poi passare a quella che è la realizzazione. Tutto questo si fa fondamentalmente lavorando con i solidi principali, quindi i cubi, i cilindri, i coni e quant'altro. C'è tutto anche una sottosezione di modellazione, quelle che non so se avete mai sentito parlare, le mesh, la deformazione, un po' più complessa, ma fortunatamente una buona parte del lavoro, se non tutta, con un po' di furbizia, la si può fare solo creando dei solidi, sottraendo tra loro le forme o agganciandole. Questo è il bello di FreeCAD. Ora, il mio obiettivo è proprio questo, portarvi alla realizzazione di un gruppo, come quello che vi mostro qua, pezzo per pezzo, eccolo qua, guardate che bello questo gruppo, pezzo per pezzo, quindi creare in modellazione tridimensionale tutti questi elementi che noi abbiamo quotato e disegnato uno per uno con l'esempio che porteremo con noi durante questi tutorial, per andare poi a unirli in un assieme principale che sarà questo. Questo è, diciamo, il percorso che voglio fare insieme a voi. Percorso che dovrò affrontare per gradi, quindi partiamo prima dall'installazione e dall'utilizzo di FreeCAD per poi arrivare a creare dei veri e propri elementi come questo. Ok? E voi se già lo guardate vedete subito che è un cubo al quale ho sottratto, opla, scusate, sparito, al quale ho sottratto degli altri cubi inclinati a 45, al quale ho sottratto un cilindro centrale. Ora chiudiamo tutti questi disegni. La prima cosa che dovete fare, se non lo avete, è procurarvi il software. Digitando su Google FreeCAD, automaticamente finirete nella pagina principale che è freecadweb.org e dalla pagina download potete tranquillamente scaricare finestre, una traduzione in italiano, è Windows, potete tranquillamente scaricare la vostra versione e installarla con un procedimento passo passo che è semplicissimo, non ci sono scelte complesse da effettuare. Una volta installato dovrete aprire il vostro FreeCAD. Eccolo qua, FreeCAD quando si apre così. Consigli che vi do. Prima di tutto andare in preferenze, quindi modifica preferenze e in visualizzazione, navigazione 3D andare a selezionare Blender in modo tale che vi muoverete nello spazio come mi muovo io. Cambiano semplicemente i pulsanti che dovrete premere per far ruotare, ingrandire o spostare il vostro disegno. Una volta selezionato Blender, applica e chiudete e tornate in questa pagina.
crea nuovo per creare un nuovo file e vi porterete nella pagina di lavoro. Vedete che qua avete una tendina. La pagina di lavoro principale non sarà più Start, che è la pagina iniziale, ma dovrete andare a selezionare Part. E qua vi si apre tutto un nuovo menu con appunto la possibilità di aggiungere delle parti, degli elementi, dei cilindri, dei coni e quant'altro. Per semplificare, soprattutto all'inizio, vi consiglio di andare nel menu Visualizza e visualizzare l'origine degli assi. Eccola qua. Se voi premete il tasto centrale potete ruotare gli assi, a seconda di dove vi appoggiate cambierà, vedete, l'arco di rotazione. Col pulsante centrale potete ingrandire o diminuire, adesso non essendoci nessun oggetto è relativo. Con questo pulsante riporterete la vista al massimo zoom consentito. Per aiutare a capire andiamo a inserire un cubo. Vedete, crea un cubo solido. Nel cliccare su questo pulsante automaticamente creeremo un cubo. Qua avete una serie di cubi con evidenziata una faccia. Cosa sono? Vista isometrica, vista di fronte, vista dall'alto, vista laterale, da dietro, da sotto e sul fianco sinistro. Vista isometrica. Tasto centrale, vedete che abbiamo una rotazione. Il cubo è stato creato come punto zero a partire dagli origini degli assi. Vedete le frecce? Le frecce indicano sempre la direzione positiva dell'asse. Qua sulla nostra destra in basso abbiamo il disegno del nostro grafico cartesiano. Quindi blu Z, direzione dell'asse più, verde Y e rosso X. Vista di fronte avete la X, la Z e la Y che viene verso di voi. Bene, cominciamo a vedere qualche caratteristica sia del cubo creato che del modo in cui ci si muove nello spazio. Andiamo ad abilitare cubo. Innanzitutto, quando noi creiamo un cubo, qua sulla sinistra mi appare esattamente la definizione cubo, definizione che noi col tasto destro, cliccando col tasto destro, possiamo andare a modificare. Quindi, per esempio, elemento 1. Questo per quale motivo? Per il motivo che se creiamo più cubi e vogliamo distinguerli all'interno del nostro disegno, possiamo andare a rinominarli uno per uno. Come vedete, sotto abbiamo delle proprietà inerenti al cubo. Andiamo a vedere le ultime tre, che sono lunghezza, profondità e altezza. Bene, il nostro cubo standard è un cubo da 10 mm di lato. Se noi andiamo a selezionare la vista isometrica, possiamo vedere che posizionandoci su lunghezza e con la rotellina del mouse ci muoviamo in un senso o nell'altro, noi aumenteremo o diminuiremo la lunghezza del nostro cubo, che non sarà più un cubo ma un parallelepipedo in questo caso. Idem per la profondità, idem per l'altezza. Quindi rotellina del mouse su casellina interessata evidenziata e modifica dello stesso. Vogliamo farlo diventare lunghissimo perché dobbiamo creare per esempio un piatto 10x10 lungo 1 metro, andiamo a scrivere con la tastiera 1000 e andando a portare lo zoom in modo tale che lo evidenzi tutto, vedete che il nostro cubo è diventato per esempio una barra quadra da 1000 di lunghezza. Vogliamo tornare come eravamo prima, andiamo a evidenziare la profondità e premiamo 10. Quindi
Da qui si modificano le proprietà dimensionali del nostro cubo. Poi abbiamo altre opzioni. Placement, la posizione. La posizione è data dall'inclinazione rispetto al nostro sistema di assi cartesiani e dalla posizione all'interno dello stesso sistema. Cominciamo a vedere la posizione. Posizione in x, y e z. Sempre con il movimento della rotellina o con la digitazione della posizione, guardiamo la y. La y si muove a 45 gradi praticamente rispetto a, vediamo che la vediamo di qua, eccola qua la y, rispetto a questo angolo in direzione positiva. Se io vado sulla y e con la rotellina mi sposto in più di 1 mm, vedete che trasla in direzione positiva di 1 mm. Ovviamente al contrario delle caratteristiche dimensionali, le caratteristiche di posizione possono essere traslate anche in meno. Quindi io così facendo posso traslare verso la x in più, ok, direzione alla freccia, o in meno, direzione contraria alla freccia. Stesso discorso in z. Parliamo ora dell'inclinazione. L'inclinazione, per inclinare un solido, devo decidere rispetto a quale asse inclinarlo. Quindi, posizione z. Io inclino il mio solido, vedete che ruota intorno all'asse z. Questo perché? Perché x e y sono a 1, a 0, z è a 1. Se io vado a portare in questa zona y a 1 e z a 0, noi avremo la rotazione rispetto all'asse y. Ovviamente, ed è un po' più complicata da gestire, io posso mettere due assi a 1 e vedete che ruota rispetto ai due assi. Come vi dicevo, è un po' più complicata da gestire perché non è una rotazione intuitiva. Quindi, quando abbiamo una rotazione che non è rispetto a un solo asse, io consiglio di muoversi prima rispetto a un asse, dopo rispetto al secondo asse. Attenzione però, se noi andiamo ad alzare il nostro solido di 10 mm, facciamo ok, 10 mm, vedete che è alto rispetto a z di 10 mm, rimettiamolo in coordinate polari, in vista isometrica, e poi andiamo a ruotarlo rispetto all'asse z di 45 gradi, dopodiché ci troviamo in una condizione di doverlo ruotare in maniera assoluta o relativa rispetto alla nostra posizione. Abbiamo un secondo modo per muoverlo. Vedete placement, cioè posizione, che apre dei puntini sulla destra. Aprendo questi puntini noi apriamo un posizionamento. Questo è un modo più complesso per muovere il nostro solido. Innanzitutto applica le modifiche in maniera incrementale, quindi se io lo clicco e mi sposto in z di 1 mm, vedete che non parte più. Io sono già alto rispetto alla z di 10 mm, perché se io tolgo applica le modifiche incrementali, lui mi dice guarda, sei già a z10, non ti sei spostato di nulla in x, in y non ti sei spostato di nulla in x. Però io qua voglio spostarmi di 3 mm rispetto alla posizione che ho in z e non ho voglia di fare i calcoli, applica le modifiche incrementali e lui si sposta rispetto alla posizione in cui è. Poi abbiamo rotazione
con angolo, quindi mi ruoto sempre incrementale rispetto all'asse Z e fa quello che faceva prima, semplicemente in maniera incrementale rispetto all'asse Y e rispetto all'asse X. Oppure angoli di Eulero. Qua abbiamo l'imbardata, vedete che la fa rispetto al suo punto. Il beccheggio praticamente ruota intorno al punto di 0. E il rollio ruota intorno al punto di 0 rispetto all'asse X. E qua bisogna semplicemente prenderci un pochino la mano. Per esempio c'è anche la possibilità di ruotare intorno al centro di massa. Vedete che cambia tutto? L'imbardata la fa rispetto al suo punto centrale, quindi il punto, quello che noi chiameremo oh mamma mia, non mi viene la parola, il baricentro del pezzo, scusate. In alternativa abbiamo la scelta di punti selezionati, quindi andiamo a selezionare un punto e ruotiamo intorno a quel punto. Vedete? Questo punto che io ho selezionato rimane fisso. Se io faccio annulla, lui mi torna esattamente dove era. Io metto a 0 i gradi e a 0 la posizione e torniamo in posizione di partenza. Cancelliamo il nostro elemento e andiamo a inserire un cilindro. Il cilindro si gestisce né più né meno come si gestisce il cubo, con una sola differenza. Innanzitutto abbiamo delle definizioni di dimensionali diverse, ovviamente abbiamo un raggio, ovviamente abbiamo un'altezza, ma poi abbiamo un angolo. Eccolo qua l'angolo. Voi potete fare un cilindro chiuso, cioè di 360 gradi, o un cilindro, eccolo qua, di 180 gradi, quindi non è più un cilindro ma una sezione dello stesso. E questo inizialmente vi sembra banale, invece man mano che costruirete capirete che ha un certo interesse nella costruzione di solidi. Vedete, così si chiude. Stesso discorso invece invariato per quanto riguarda il posizionamento. Cancelliamo il cilindro e mettiamo la sfera. Vedete che la sfera ha il raggio, ovviamente, della sfera. L'angolo. Vedete che diminuendo l'angolo si apre la sfera. Qua possiamo crearci un bel Pac-Man. Ma poi abbiamo anche due altre variabili che sono i meno 90 gradi e i più 90 gradi. Cosa vuol dire? Andiamo a calare i meno 90 gradi a meno 70. Creiamo un piatto in testa alla sfera, quindi mi permette di tagliare la sfera sia sopra che sotto. Quindi ogni solido ha delle caratteristiche diverse. Cancelliamo e vediamo il cono. Ecco qua il cono. Normalmente il cono è un tronco di cono. Qua abbiamo il raggio di testa, il raggio della base, l'altezza, vedete? Quindi a 0 diventa un cono vero e proprio, a 2 diventa un tronco di cono e anche qua abbiamo l'angolo che funziona né più né meno come funzionava per gli altri solidi. La possibilità di aprire il solido.
Ultimo solido a disposizione è il toroide. Il toroide ha un raggio del toro, lo impostate, poi vi spostate, vedete che aumenta la dimensione del toro. Il raggio della sezione, portiamolo a 0,9, vedete? Anche qua abbiamo i gradi. Vedete che vi ha aperto una parte della sezione del toro. Questo può servire per fare i tubi, per fare uno scivolo, può servire per fare tante cose. Stesso discorso lo abbiamo di qua. Vedete, uno lo apre verso una direzione e l'altro e gli altri gradi lo aprono, vediamolo meglio, e così lo vedete bene. Guardate questo, Vedete quanto lo avete aperto? E poi abbiamo i soliti gradi che apriranno il toro in questo punto. Questi sono tutti i solidi che potete creare. Poi avete delle altre figure un po' più complesse che vedremo più avanti. La cosa interessante di questi solidi è principalmente questa: la possibilità di creare un solido, un altro solido. Vedete che adesso abbiamo un cubo e un cilindro. Se io mi posiziono su un solido e premo la barra spaziatrice, questo solido sparisce, ma non sparisce dal disegno, ma semplicemente dalla vista. Barra spaziatrice invece lo fa riapparire. Cilindro, barra spaziatrice e barra spaziatrice. Questo serve quando abbiamo tanta roba nello schermo e vogliamo gestire solo alcuni elementi con semplicità. Vedete che abbiamo il solido e il cubo come due elementi distinti. Ora, prendiamo il cilindro e vi faccio un esempio. Allunghiamo notevolmente la sua altezza di 20 mm. Vedete l'asse Z? Placement, asse, scusate, questo è l'angolo, posizione, asse Z, in meno di 5 mm, quindi lo centro. Asse Y, vado in più di 5 mm, asse Z, asse X, vado in più di 5 mm. Tutti gli spostamenti sono riferiti rispetto al centro, cioè dove ho creato. Guardate, creiamo un altro cilindro, vedete che lui lo crea rispetto, avendo diciamo il centro del cilindro adiacente corrispondente all'asse Z. Tutti gli spostamenti saranno rispetto a questo punto. Cancelliamolo. Ora abbiamo due solidi distinti che si intersecano. Di questi due solidi distinti che si intersecano, se noi selezioniamo il cubo e il cilindro premendo il tasto CTRL, quindi io premo il tasto CTRL alla tastiera, schiaccio il cubo e poi schiaccio il cilindro, vedete queste operazioni? Esegue un'unione di varie forme. Perfetto, io premo e vedete che ho un solido chiamato Fusion, che poi io posso richiamare come voglio. Adesso, se io vado a spostare in Z questo mio solido, si sposterà tutto, perché non è più un cilindro e un cubo, ma è un solido che ha la forma fatto dalla somma, dall'unione dei due solidi. Se io torno indietro, modifico e annullo, 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 no, ho lasciato il cilindro, pardon, ripeti, e vado di nuovo a dividere i due solidi e vado a selezionare prima il cubo, poi il cilindro e premo questo tasto, esegue un taglio di due forme, cioè sottrae una forma all'altra. È stato importante abilitare prima il cilindro, prima il cubo e poi il cilindro, perché lui sottrae al primo selezionato il secondo selezionato. Vedete che lui è andato a togliere al cubo il volume del cilindro che lo intersecava. Quindi facciamo modifica, annulla, sono tornato indietro. Prima seleziono
il solido che voglio che resti, poi con CTRL seleziono il solido che voglio sottrarre al precedente e premo questo tastino, eseguo un taglio di due forme. Ecco, io vi garantisco che con un po' di testa e di logica, con questa tipologia di lavoro voi potrete creare no tutti, il 90% dei pezzi che escono da una macchina a CNC. Ovviamente poi bisogna imparare ad utilizzare altri piccoli comandi come selezionando un angolo e selezionando smussa gli spigoli selezionati, dandone una dimensione adeguata, vi crea anche lo smusso. Questo è un primo step per cominciare a creare solidi di ogni forma, di ogni dimensione e di ogni fattura in 3D con FreeCAD. Vi garantisco che è veramente semplice. Ora, io vi lascerei con un esercizio che ora vado a realizzare e poi lo dovrete fare da soli. Quindi spengo un attimo la cam, realizzo il solido e voi a casa dovrete andare a farlo senza le mie indicazioni. Questo è il primo esercizietto che vi lascio di FreeCAD. Eccolo qua, questo è l'esercizio che vi farò fare a casa da soli ed è l'esercizio del bravo tornitore. È molto più difficile farlo al tornio che farlo su FreeCAD. Fondamentalmente si tratta di un cubo, lato del cubo 20 mm, intersecato da 3 cilindri perpendicolari tra loro, cilindri che dovranno essere più lunghi del cubo e raggio 5 o diametro 10, e nel centro del cubo andremo a mettere una sfera sospesa da 5 mm di raggio. Ok? Non è difficile, lo potete fare con tutte le nozioni che vi ho dato a casa, che vi ho dato durante il video, quindi potete farlo a casa e cominciare a prendere un po' di dimestichezza con le sottrazioni di solidi, la creazione di solidi, lo spostamento dei solidi, l'inclinazione dei solidi, perché dovrete inclinare i 4 cilindri, e vedere il risultato. Provateci. Alla fine del video io metto, ve lo anticipo, la soluzione. Quindi ora io vi saluto, voi stoppate il video, non andate oltre. Se proprio non ci riuscite, guardate come l'ho realizzato io. Ok? Bene, grazie per essere stati con me. Mi raccomando, non barate, chiudete il video, fate l'esercizio e solo dopo guardate il risultato che seguirà a breve. Bene, creiamo un cubo. Eccolo qua. 20 mm per ogni lato. Ecco il nostro cubo. E creiamo un cilindro che dovrà essere alto anch'esso 20 mm o più, raggio 5. Prendiamo il cilindro, andiamo in posizione e spostiamolo di 10 mm in Y e di 10 mm in X, seguendo il nostro grafico cartesiano. Ora abbiamo due opzioni: o creare un secondo cilindro, lo mettiamo qua, lo facciamo ruotare secondo l'asse X
quindi ruota di 90 gradi, di meno 90 gradi in questo caso, gli modifichiamo il raggio, gli modifichiamo l'altezza e spostiamo anch'esso di ciò che ci serve, quindi 10 mm e 10 mm. Seconda opzione, possiamo duplicare uno dei due cilindri in questione. Per semplicità abilito il cubo, barra spaziatrice e cancello, cilindro 01, copia col tasto destro, incolla. Vedete che si capisce che abbiamo due cilindri sovrapposti. Andiamo anche a ruotare anche questo rispetto all'asse Z, vedete che quando io azzero lui torna in posizione principale, quindi tante volte vale la pena ripartire da zero. Oppure, allora torniamo indietro, oppure, come vi avevo spiegato, si fa un movimento in assoluto. Tacchete, utilizza il centro di massa, applica le modifiche incrementali, prima scusate, applica le modifiche incrementali, così ci spostiamo esattamente da lì. Vedete che adesso si muove rispetto all'asse Z, invece noi adesso andiamo a utilizzare il centro di massa. Dobbiamo spostarci in Z. Eccoci qua, che l'abbiamo fatto, di 90 gradi. Fate applica prima di uscire e poi ok. Se questo vi ha complicato la vita, potete semplicemente partire con 3 cilindri completamente nuovi e spostarli. Ora possiamo abilitare il cubo. Abbiamo due strade: o uniamo insieme questi 3 cilindri, oppure sottraiamo uno alla volta questi 3 cilindri al cubo. Quindi possiamo fare, per esempio, per vedere due cose, col tasto CTRL premere tutti e 3 i cilindri, andare su questo tastino, esegue un'unione di varie forme e le uniamo. Vedete? Poi prendiamo prima cubo, poi col tasto CTRL Fusion e andiamo a sottrarla. Ecco qua il nostro lavoro ben fatto. Cilindretto, pardon, sferetta. La sfera nasce già di default a 5 mm di raggio, posizione, posizione, ci alziamo in Z di 10 mm, ci spostiamo in X di 10 mm, ci spostiamo in Y di 10 mm. Esercizio terminato. Se voi avete fatto lo stesso esercizio e se voi avete ottenuto lo stesso risultato passando da comandi diversi, non vi preoccupate, va bene lo stesso, perché come vi ripeto, io ho voluto prendere un cilindro e copiarlo e spostarlo in assoluto. Voi avreste potuto creare 3 diversi cilindri, tutti e 3 in posizione di default, e spostarli laddove vi servono. Ciò che conta è il risultato. Bene, vi risaluto dopo avervi mostrato la soluzione dell'esercizio e vi aspetto al prossimo tutorial. Grazie a tutti per essere stati con me.